quadrello. Grosso questo. Grosso. Questo è grosso. Stockholm a 6. Cancelled. Buongiorno ragazzi, siamo ad Orio al Serio e sono le 7 di sera. Prestissimo. E il nostro volo per la Lapponia era in realtà questa mattina a Linate alle 10. Ci è stato cancellato, quindi abbiamo bestemmiato fortissimo, abbiamo cercato un po' di soluzioni, abbiamo riprogrammato il tutto per qua. La differenza è che al posto di avere un secondo volo che ci doveva portare poi a Lulea in giornata, prenderemo una macchina e faremo 10 ore di macchina, giusto? Sì. Allora ragazzi, stiamo proseguendo la traversata, abbiamo fatto un 300 km, ci siamo sparati un Burger King e proseguiamo il viaggio. Leggero, Leggero, sì, siamo andati giù soft. Va bene. C'è un vento importante, adesso è iniziato a piovere e il paesaggio devo dire che è veramente figo, un sacco di pinete, un sacco di laghi e pochissime macchine. Qui il traffico secondo me non sanno cos'è. Siamo circa a metà strada, ci siamo fermati per una pausa benzina. Direi che il viaggio è molto figo, sembrava molto lungo, però è veramente affascinante, un sacco di laghi, foreste, incredibile. Per me è la prima volta nella Svezia più wild, devo dire che è veramente una gran figata, quindi non vedo l'ora di arrivare in Lapponia. Ciao Jonas, guarda che siamo quasi arrivati noi, ci dà 110 km, un'oretta e mezza, una roba così. Wild Lake Lodge ragazzi, eccoci alla nostra destinazione. Bello. 900 km dopo. Ciao ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Com'è? Bene, tutto bene. Ciao. Bomba! Faccio bel viaggio. È stato lungo ma bello, tutto uguale cazzo. Ok ragazzi, ci siamo. Siamo in partenza col primo giorno. Oggi Jonas verrà con noi e ci mostrerà un po' le potenzialità e la pericolosità del lago. Infatti è un lago molto basso, va dai 4 metri al metro, pieno di rocce e tutto il resto, e quindi è anche molto pericoloso da navigare. Capiamo un attimo le linee da seguire per non spaccare tutto, e nei prossimi giorni andremo anche da soli, insomma. Ok ragazzi, siamo arrivati sul primo spot, acqua bassa. Iniziamo, io proverò adesso con un Black Shad da 24 cm, questa colorazione tinca, proprio perché Jonas mi ha detto che qui non esistono le tinche, quindi il mio ragionamento è: se un luccio vede una tinca dice cazzo non l'ho mai provata la tinca, voi che non la mangia. Abbiamo dovuto perdere 2 voli aerei, guidare 1000 km, venire in Lapponia per sentire sta stronzata della teoria della tinca di Tony. No comment. Ci troviamo sul lago di Aur, che in italiano sarebbe il lago delle pietre, infatti il fondo è principalmente composto da sassi. Ci troviamo a centro, più o meno al centro della Lapponia svedese, quindi nella parte più nord della Svezia, centro-nord. La profondità del lago è piuttosto bassa, principalmente siamo sui 4-5 metri,
con delle buche verso la parte nord del lago fino a 20 metri. La superficie del lago è di circa 250 km², più o meno abbiamo una lunghezza di 40 km, con una larghezza variabile dai 2 ai 10 km circa. Quindi un lago bello impegnativo, con più di 400 isole, una situazione molto interessante per la pesca, ma anche molto complicata. Il pesce è in continuo movimento, si può trovare un giorno in un posto e il giorno dopo completamente in un altro, quindi molto molto interessante. Primo pesce svedese, piccolo ma caratteristico. Questo inizia ad avere un po' di puntini anche sulla pancia. Figo. Eccolo qua. Un pinellino, ma fighissimo. Molliamo. Bene ragazzi, il posto sembra fantastico. La mattinata era un po' coperta, adesso però dopo qualche ora è uscito il sole che sta scaldando bene. Il posto sembra veramente fighissimo, la pesca abbiamo fatto il primo paio di spot senza troppi risultati, però bello, tutto roccia, secche, un'acqua a cristallo, bellissimo. Adesso dobbiamo solo trovare i pesci grossi e via. Ce l'ho bello. Magari no, ma non sembra. No, sono brutto. Sì, bello. Bello, bello. Bomba. Vai. Bello. Grande. Ok. Finali. Il match da Edge con la tinca. Vedi? No, 101. Eccolo qui, un bellissimo 101 della Lapponia. Lo lasciamo subito e continuiamo. Speriamo che questo sprazzo di sole che è uscito li stia attivando. Via. Come ogni volta che pesco in un ambiente nuovo, ovviamente partono le 1000 teorie sulla pesca, tra cui appunto questi pesci che, dato un clima freddo, rigido, abituati ad alimentarsi poco, sembrava avessero proprio un'attitudine a non sovralimentarsi, quindi pesci molto magri, lunghi, che avevano un comportamento che faceva percepire mangiassero poco, con queste finestre di attività molto corte, in zone ben precise, molto opportunisti, mangiavano solo col sole, una roba incredibile rispetto a qualsiasi altro ambiente che abbiamo pescato dove ha cielo coperto e luci attive. Quindi ecco, vedere questi luci comportarsi così è stato fighissimo, una fonte di 1000 teorie. Ce l'ho. On fire! Fighissimo. Ragazzi, questa colorazione tinca è pazzesca. La teoria del pesce non presente, cazzo, funziona. Un altro bellissimo pesce, questo sempre sulla tinca, è arrivato incazzatissimo vicino alla barca. Lo misuriamo. Un 106. Sì, sì. Freddo e pioggia. Sì, Dio. Sì. Sì, Dio. Un po' di più, per favore. È possibile averne un filo di più?
Ok ragazzi, finalmente ha smesso di piovere, si sta aprendo, quindi proviamo a galla con un VTD. Questo è 20 cm, un bel bussolotto. Oggi pomeriggio uguale. Oh. L'hai visto? Oh. Grosso, Me l'ha mancata proprio. Eccolo. Dai. Pinello! Pinellone! Non è un pinello. No. Oh, ragazzi, tutti capaci a alzare i mostri, figa. Nel giorno in cui si muovono dai metro in su. Mica patatina. Grande Tony. È bello, Bello, No, è andato, No. cazzo! Ragazzi, è salito un mostro sul VTD. Ma bello, un cagato addosso. Ci siamo. 109. Un bellissimo 109. Devo dire che la lunghezza di questi pesci, siccome sono molto fini, mi inganna sempre. Li sottostimo, ma in realtà sono molto lunghi. Lasciamolo. Ciao ciao. Che botta di culo ragazzi oggi. Eccolo. Eccolo. Grande. Eccolo. Eccoci ragazzi, abbiamo finito sulle 7:30. Ci siamo sparati un bel 10 ore abbondanti. Posto assurdo, incredibile. Adesso è diventato una tavola. Abbiamo provato anche a VTD, si sono mossi un paio di pesci veramente importanti. Uno si è slamato, l'altro comunque ha mangiato. Pazzesco, bellissimo. Quindi grazie a Jonas. Poi nei prossimi giorni proseguiremo un po' in autonomia e vediamo un po' di innanzitutto non fare incidenti contro qualche sasso, perché qui può essere importante, e vediamo se riusciamo a prendere qualche bel pescione. A domani. Allora, mentre Nick cerca di non ammazzarci tutti contro i sassi, Non ce la farò mai. andiamo ad affinare le armi per la giornata. Infatti ieri abbiamo avuto degli attacchi top water, ma ci sono slamati perché le ancorette montate erano troppo grosse. Andiamo a sostituirle. Sono safe. Paio di metri, sassoni sparsi. Pinello. Stiamo provando adesso a pescare questa piattona di 2-3 metri d'acqua con delle rocce. Sembra una sponda
molto lunga, costante così, con questo scalino che digrada molto lento e ha appunto questi massoni. Sembra essere una zona dove a questi lucci lapponi piace molto stare. Tra l'altro è appena venuta a trovarci una renna bianca incredibile, una roba pazzesca. Stavamo proprio per cominciare il drift e nel bosco abbiamo visto questa roba bianca, stupenda veramente. Sarà il segno della fortuna che ci farà prendere il mostro adesso. Oppure potrebbe essere la renna della morte. Pescare in ambienti come questi, con una prevalenza di acqua bassa e una ricchezza assoluta di spot, ci consente di non utilizzare la tecnologia, ma al contempo affidarci molto di più all'istinto e alla ricerca, basandosi anche su delle intuizioni che magari possono arrivare dopo i primi successi, legati a degli orari, a delle condizioni meteo. C'è tutto dietro una sfera appunto di considerazioni molto affascinanti. L'approccio che abbiamo deciso di adottare è quello di una pesca veloce, di reazione, alla ricerca dei pesci attivi e soprattutto concentrandosi in quelle zone, in quelle tipologie di spot più adatte ai pesci grossi. Ecco, bello grosso. Cazzo, bello, grande Nick! Eccolo lì. Wow! Grande. Sei cazzo! Stamattina ho trovato nelle scatole lo stesso Black Shad, ma una versione più piccola, 20 cm, stesso colore, 2 ore di pesca, pesce grosso. Quindi è pazzesco come puoi essere ovunque nel mondo, ma i dettagli nella pesca al luce fanno veramente la differenza. Guarda che bel pesce, super in forma. Bellissimo. Tra l'altro hanno dei colori stupendi, sono incredibili, sono longilinei, con questo becco allungato, puntini gialli, piccoli, proprio belli. Questo è un bel pesce. Fighissimo. Ce l'ho! Bello! Comunque, quadrello. Grosso questo. Grosso. No! Ma ha portato via uno split. No, l'ho appena controllato. Era grosso forte questo. Era grosso, era un mostro, Ne sarà sicuro più di 115. Dio. 7 pesci da metro. 6. No, fratello, c'è anche questo. Mi piace questa guida, non? Ce l'ho. È bello. Ok. Grande Tony. Un altro bellissimo pesce vicino al metro, colorazione solita, lappone spettacolare. 101. Quale vuoi? La leopardata subito. Ci siamo messi a pescare dei persici, visto il momento di inattività del luccio, anche perché l'idea di oggi è quella di tenerne 2 o 3, di sfilettarli e di mangiarli proprio all'aria aperta. Sì. Anche di più. Un bel persicone, ragazzi. Eccolo. Guarda che cresta che è enorme la cresta, non sbaglio. Bellissimo. Eccolo. Tony's Power on fire. Grande Tony.
Comunque a volte ci si accanisce con un pesce, nello specifico il luccio, poi si prendono 2 cannate più leggere e ci si può divertire un sacco. Eccolo, got it bitch. E alzi così la canna. Ce l'ho! Così, bello questo. Sì. Minchia. Power al persicone. Oh, preferiscono i cerchetti comunque. Sì. Col trago così non prendi il cazzo. Che bei tigrotti, eh? Bellissimi, cazzo. Bravo Nick. Bene, pausa pranzo alternativa oggi. Abbiamo voluto ottenere 3 persici e ci siamo fatti prestare la muricca, che penso si pronunci così, che è questa padella tipica svedese, fighissima, dove cucineremo i nostri persici. Poi col burro così non bomba. Bene ragazzi, pausa pranzo finita, è stata veramente una bomba. Migliori persici della nostra vita, secondo tutti e 3. Molto E buoni. veramente eccezionali, delicatissimi, poi cacchio pescati, cucinati così, bellissimo. Abbiamo perso 50 minuti per l'esattezza e Ma ne valsa la pena. ne valsa la pena. Tra l'altro non stavano mangiando, quindi adesso andiamo a fare una parte promettente su cui avevamo visto qualche inseguimento ieri e speriamo che appunto la fase di inattività sia finita. Go! Bello! Eccolo. Bene, molliamo. Madonna che capoccione. Un altro bel pinello ragazzi. Ce l'ho! Bello. Vabbè, Tony. Aspetta che spengo l'elettrico. Grande Tony. È comparso un raggio di sole e pam! È arrivato lui. Poi non c'è una risposta perché Ho visto una puntata del foto di questo pesce trovato morto. Eccolo, bello, grande. Bello. Bravo Nick. È andato lungo. La baia del fratello. The Monster. Bello. Questo è grosso. Sì. Solita tinca, black shot tinca, incredibile, tutti i pesci grossi usciti sullo stesso colore. No, devo dire che la teoria di Tony proprio mi aveva convinto sin dal primo istante, assolutamente. 110. 110. Testa molto grossa,
super mangiata, tra l'altro mangiano veramente violenti, già molto forte, infatti poi pescandoli tra le rocce spesso ci si confonde. Bellissimo, bel pesce. Eccolo lì. Bomba! Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo viaggio. Purtroppo non abbiamo potuto fare insomma tutti i giorni che ci eravamo prefissati causa cancellamento voli, vento e un po' di altre problematiche, però è stata un'esperienza sicuramente fighissima, un posto super wild, da qui Wild Lake Lodge, pesci bellissimi, super Bello. positivo, vero? Sì, sì, bellissimo, veramente un ambiente silenzioso, che è una cosa che è incredibile, ma c'è un silenzio pazzesco, un po' perché Surreale. non ci sono uccelli, non ci sono insetti, ovviamente non c'è praticamente civiltà e quindi si è immersi in questo contesto pazzesco. Il lago roccioso, sti luci fantasma che compaiono dal nulla in acqua bassissima, è veramente una figata incredibile, un posto molto bello e particolare. Dopo aver pescato anche tanti posti a Lucci, questo è unico e completamente diverso, quindi Siamo al 30 di agosto, tra un paio di settimane più o meno qua sarà un paesaggio totalmente diverso, infatti inizierà a ghiacciare tutto. Adesso appunto tiriamo su, stanotte abbiamo da fare 3 ore di macchina, poi prendiamo un volo che ci porterà a Stoccolma e da lì torneremo in Italia. Grazie infinite a tutti per averci guardato fino a qui, vi ricordiamo e sopportato, esatto. Vi ricordiamo che in descrizione trovate un po' tutti i contatti per venire anche voi qui al Wild Lake Lodge e iscrivetevi, commentate, lasciate un like, fate tutto quello che dovete fare. Ci vediamo prestissimo con un nuovo episodio della nostra Pike Fishing Series.